Primo ospite di quest'oggi, Monica Colombo del Corriere della Sera. Monica, ciao. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, ciao Monica. Eh, Settimana che sta andando via, ormai siamo a giovedì, squadra che è andata via in tutti i sensi, sta Sì, partendo è per gli Stati partita. Uniti. E trattative di mercato invece che ancora non partono definitivamente, ovvero quelle che un po' sembrano un pochino più calde, ovvero Fofana e Pavlovic, si sono un po' ribaltate. Se inizio settimana sembrava un po' più Fofana che Pavlovic, adesso sembra più Pavlovic che Fofana. Però non Sì, partono. ma diciamo che comunque mi sembra un buon segno il fatto che Moncada sia rimasto qui e non sia volato negli Stati Uniti insieme a Furlani e Mm. Ibrahimovic, che significa che qualcuno tiene le fila per le due trattative che sono in corso, che sono le più calde, come anticipavi, sono appunto quella con Pavlovic e l'altra con Fofana. Credo che quella per il difensore sia in particolare l'affare che abbia maggiori possibilità di sblocco a breve, perché su Fofana, come sappiamo tutti, negli ultimi giorni come dire, il Monaco aveva messo bene in chiaro quali fossero le cifre richieste e che erano lontane da quella che era l'offerta primigenia presentata dal Milan. Monica, cos'è che potrebbe sbloccare questo affare Fofana? Solamente il Milan che alza l'offerta? Ma da un lato credo di sì, nel senso che ehm, io penso che alla fine, se una squadra chiede 35 e l'altra ne propone 14 più bonus, verosimilmente attorno a 25, che era la cifra inizialmente prevista all'inizio proprio dei colloqui, credo che alla fine quello sarà il numero attorno a cui si può raggiungere un accordo. Certo, però il Milan la sua offerta la deve fare. Da quello che ho capito negli ultime ore i dirigenti erano anche un po' innervositi dal fatto che se ne parlasse molto, perché un po' la linea è più se ne parla più il Monaco si rigidisce, ma qui non è questione di rigidirsi o meno, perché se uno alza l'offerta la trattativa si chiude, insomma. Ma volevo chiederti veramente in 20 secondi, Monica, ma cosa è successo in questi giorni? Allora, io credo che un po' il Milan paghi il fatto di avere una catena di comando lunga, con tanti interlocutori che vivono in città e fusi orari diversi. Quindi se, non so, la Juventus fa tutto giunto lì e magari c'è solo bisogno di un ok del CDA finale, in questo caso è come se ogni dirigente facesse il suo pezzettino di competenza, ma poi dovendo interloquire con la sede centrale di Redbird, con Jerry Cardinale che vive in un altro continente e comunque con tanti dirigenti che anche qua a Milano hanno voce in capitolo, mi sembra che come dire, che il tempo a disposizione per una trattativa sia veramente tanto, e forse anche il fatto di partire con delle proposte molto basse dal punto di vista economico, poi è ovvio che richiedono, come dire, anche poi dei tempi lunghi di conclusione. Passo invece, Monica, a eventuali cessioni. Credi che un Sì. eventuale addio di Malik Ciao possa accelerare un po' il tutto? Ah beh, certo, perché comunque entrerebbero non so se 40 o 50 milioni in cassa e di conseguenza ci sarebbe più risorse da reinvestire sul mercato, posto che mi sembra che in ogni caso la società sempre vuole mantenersi su livelli sostenibili e quindi mai eccedere né per i cartellini né per le commissioni né per gli ingaggi che comunque devono avere lo stipendio di Leao come in vetta alla classifica degli ingaggi dello spogliatoio, proprio per evitare
che lo spogliatoio si spacchi, insomma, oppure che parta una corsa alla richiesta d'aumento. Certo, però se Ciao venisse venduto al Newcastle per i 40-50 milioni di cui si è parlato, sarebbe una bella boccata di ossigeno. Ti faccio un'ultima domanda, Monica. Come la stai interpretando quest'estate del Milan, che era nata, diciamo così, sull'onda di un fine aprile non particolarmente positivo, il derby, la sconfitta, la seconda stella dell'Inter, poi c'è stato quello che abbiamo vissuto per 2 o 3 settimane con la questione allenatore, sembrava potesse essere luglio un po' il mese della ripartenza, invece siamo a 5 giorni dalla fine del mese ed è arrivato pressoché soltanto Morata. Come l'hai letta, diciamo così, quest'estate rossonera per ora? Ma un'estate di attese e di interrogativi, nel senso che mi sembra di interpretare un po' il mood dei tifosi anche sui social. C'è un grande senso di attesa per vedere come sarà il Milan alla fine, nel senso che abbiamo visto che per tanti mesi è stato inseguito un giocatore come Zirkzee e poi alla fine per questioni etiche, diciamo, per una cifra non pazzesca si è deciso di rinunciare e di cambiare completamente filosofia andando su un giocatore affermato. Attenzione, cioè Morata comunque è un giocatore che ha fatto 4 finali di Champions League, ne ha 22, è capitano della Spagna campione d'Europa, quindi un grandissimo giocatore, ma che per caratteristiche anagrafiche, oltre che tecniche peraltro, è proprio diverso da Zirkzee, quindi un po' credo che il tifoso si chiede come dire, se c'è una stella polare che stiamo seguendo, dopodiché ogni giudizio che viene a mio avviso effettuato il 25 di luglio è un po' prematuro perché manca più di un mese alla fine del mercato. Io credo che da parte della società ci sia la volontà di colmare quelle lacune in varie zone del campo e di cui sono ben consapevoli, e la diga davanti alla difesa è proprio l'obiettivo numero 1, per cui io spero proprio che un giocatore come Fofana arrivi, perché quello che manca in una squadra che ha tante mezzali, tanti centrocampisti di qualità, ma è priva del frangiflutti diciamo davanti alla difesa. Monica, l'ultima cosa su Samardžić, a proposito di centrocampisti di qualità, te lo aspetti con la maglia del Milan a fine mercato? È una trattativa complessa? Ma mi sembra che c'è la volontà di arrivare ad Ama. So che il Milan sta provando a inserire anche delle contropartite tecniche per trovare un accordo con l'Udinese. Mi pare che la parte relativa alle commissioni sia già stata affrontata, quindi le parti sono tutte consapevoli insomma, di quello che bisogna spendere o incassare, quindi almeno sotto questo profilo sorprese non ce ne dovrebbero essere. Ora rimane l'Udinese che diciamo da quella che era la cifra pattuita con l'Inter l'anno scorso, che era grosso modo 22,5 più bonus, non vuole scendere, quindi vediamo se si troverà un punto di intesa, anche perché ricordiamoci che comunque anche la famiglia Pozzo come interlocutore per imbastire delle trattative non è precisamente il migliore dei rimpettai, ecco. Monica, grazie ancora, buon pomeriggio, buona estate A voi. e alla prossima. A voi. Ciao, grazie. Ciao, buon pomeriggio. Salutiamo Monica Colombo.